Qual è l'argomento della grammatica italiana che crea confusione a tutti, dal livello principiante al livello più avanzato? Se vi facessi questa domanda, sono abbastanza sicura che la maggioranza risponderebbe con le preposizioni. Ciao a tutti, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. Se anche voi avete avuto almeno una volta qualche dubbio sulle preposizioni italiane, siete nel posto giusto, perché in questo video metteremo alla prova la vostra conoscenza delle preposizioni italiane, dal livello A1 al livello C2. Scoprirete a che punto siete e su cosa dovete concentrarvi nel futuro. Come sarà organizzato questo video? Per ogni livello vi darò 3 frasi con alcuni spazi bianchi in cui inserire le preposizioni mancanti. E non vi preoccupate perché vi darò immediatamente le soluzioni, ma è importante che scriviate i vostri risultati per poi verificare un po' il vostro livello. E alla fine ci sarà anche una frase bonus, una frase extra, quindi restate fino alla fine. Se siete pronti, cominciamo. Cominciamo dal livello più basso, il livello di chi sta cominciando a studiare l'italiano. Vi ricordo che negli spazi vuoti potete aggiungere sia preposizioni semplici sia preposizioni articolate. A1. Vado, scuola ogni giorno. Qual è la risposta corretta? Vado a scuola ogni giorno. Con il verbo andare è sempre difficile scegliere la preposizione giusta. Spesso non ci sono delle regole, bisogna imparare i luoghi e la preposizione che ogni luogo richiede. Scuola richiede la preposizione a, semplice. Maria viene, Regno Unito. Maria viene dal Regno Unito. Venire da per esprimere provenienza. Ma attenzione, se utilizziamo il nome di un paese abbiamo bisogno anche dell'articolo determinativo. Dal. Se fosse stato un paese femminile come la Spagna, avremmo avuto dalla Spagna, dall'Italia con apostrofo perché comincia per vocale. Questo è il telefono mio amico Paolo. Questo è il telefono del mio amico Paolo. Per esprimere possesso utilizziamo la preposizione di. Ma attenzione, non abbiamo subito il nome proprio della persona. In quel caso useremmo solo di. Questo telefono è di Paolo. Ma se abbiamo un aggettivo possessivo e un nome comune, mio amico, abbiamo bisogno dell'articolo determinativo.
Questo è il telefono del mio amico Paolo. Com'è andata? Tutte e 3 corrette? Ne avete sbagliata qualcuna? C'è ancora tempo. Livello A2. Natale, abbiamo pranzato tutti insieme. A Natale abbiamo pranzato tutti insieme. Con le festività Natale, Pasqua, Ferragosto utilizziamo la preposizione a. Il treno parte 8 sera. Il treno parte alle 8 di sera. Con gli orari utilizziamo alle 5, alle 3, alle 8, eccetto per all'1. E se dopo dobbiamo specificare se si tratta di mattina o sera, utilizziamo la preposizione di. Alle 8 di mattina, alle 8 di sera, alle 3 del pomeriggio. Attenzione, non di pomeriggio, ma del pomeriggio. Abito un appartamento centro. Abito in un appartamento in centro. Entrambe qui sono in. Abito in una casa, in una villa, in un appartamento, in un attico. E utilizziamo in anche con le parole della città, in periferia, in centro, in un quartiere. Lo sapevate? Ne avete sbagliata qualcuna finora? Preparatevi perché ora le cose diventano più difficili. Passiamo al livello intermedio B1. Ho mal testa 2 ore. Ho mal di testa da 2 ore. Per specificare quale dolore avete, dovete usare di. Mal di testa, mal di denti, mal d'orecchio, mal di gola, mal di pancia. Ma l'altra preposizione è un da. Ho mal di testa da 2 ore. Significa che il mio mal di testa è cominciato 2 ore fa, ma dura ancora adesso. Piccola, andavo sempre, miei nonni, campagna. Da piccola andavo sempre dai miei nonni in campagna. Da piccola, senza articolo. Da si utilizza per le fasi della vita di qualcuno, le fasi dell'età. Da bambina, da piccola, da adolescente, da adulta, da anziana. Andavo sempre dai miei nonni. Andare da qualcuno significa andare a casa di qualcuno
o nel luogo di lavoro di qualcuno, andare dal medico, andare dal meccanico. Mi raccomando, con l'articolo. I nonni sono parte della famiglia, ma al plurale, anche con un aggettivo possessivo, si utilizza l'articolo determinativo. E poi in campagna. Campagna è uno di quei luoghi che richiede la sola preposizione in, come anche città. Vado in campagna, vado in città. Durante l'esame non ho risposto nessuna domande. Questa era un po' più difficile, probabilmente. Durante l'esame non ho risposto a nessuna delle domande. Rispondere a qualcuno o qualcosa. Rispondere richiede sempre la preposizione a. Nessuna delle domande. Stiamo parlando di una quantità di qualcosa, anche se la quantità è 0. Avrei anche potuto dire ho risposto a 2 delle domande, a 3 delle domande. Come è andata? Ci sono stati dei problemi? Avete avuto dei dubbi? Io vi ricordo che è normalissimo confondersi con le preposizioni proprio perché spesso non ci sono delle regole. Volevo ricordarvi che potete trovare tutte le spiegazioni per questo argomento e anche tutti gli altri di cui vi parlo nei video su YouTube sul nostro sito web lernamo.com. Se avete bisogno di qualsiasi argomento di lingua o cultura italiana, potete fare una ricerca proprio nell'apposita barra di ricerca tra le nostre lezioni e trovare quello che vi serve. Letteralmente ogni articolo sul nostro sito ha le informazioni che vi do nel video, ma ci sono anche più approfondimenti, più esempi. E alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi automatici per ripassare e un podcast che potete ascoltare quando e dove volete. Tutto questo è gratis, ci tengo a precisarlo. Adesso passiamo al livello B2. Attenzione, qui ci sono più spazi vuoti. La disoccupazione, nostro paese, è aumentata. Soprattutto, i giovani, 18, 30 anni. Vi avevo avvertito, ce ne sono di più. Le avete trovate tutte? La disoccupazione nel nostro paese è aumentata, soprattutto tra i giovani dai 18 ai 30 anni. Com'è andata qui? La disoccupazione dove? In Francia? Negli Stati Uniti? No, nel nostro paese, sempre con in, ma siccome abbiamo aggiunto l'aggettivo possessivo e non abbiamo usato il nome proprio del paese, abbiamo bisogno dell'articolo. Dove è aumentata? Soprattutto tra i giovani. Nel gruppo dei giovani. Tra.
tra i giovani dai 18 ai 30 anni. Dai ai. Qualcuno di voi potrebbe aver pensato tra i 18 e i 30 anni. Anche questa forma è corretta, ma in questo esercizio cerchiamo le preposizioni. E anche se tra è una preposizione, non lo è. Tra i 18 e i 30 anni. Quindi è corretta, ma non ai fini dell'esercizio. Il treno Milano passa Bologna prima arrivare destinazione. Queste frasi sono un po' più complesse. Il treno per Milano passa da Bologna prima di arrivare a destinazione. Il treno per Milano. Per indica la destinazione. Passa da Bologna. Passare da un luogo. Prima di arrivare. Dopo prima abbiamo sempre bisogno della preposizione di. E poi arrivare a destinazione. Arrivare prende sempre la preposizione a con destinazione. Non sono riuscito finire il progetto tempo causa troppi impegni. Non sono riuscito a finire il progetto in tempo a causa di troppi impegni. Non sono riuscito a riuscire a fare qualcosa. Finire il progetto in tempo. In tempo è un'espressione fissa, si usa sempre così e significa prima della data di scadenza. A causa di, anche questa è un'espressione fissa, a causa di qualcosa o qualcuno. Com'è andata? Avete superato il livello intermedio? Spero di sì, perché adesso ci rimane solo il livello avanzato e ho preparato delle frasi interessanti per il livello avanzato. Se questo video vi sta piacendo, lasciate un mi piace, ci aiuta un sacco, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma potete iscrivervi anche ai nostri gruppi Telegram, Instagram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Mettiamoci belli comodi e cominciamo con il livello avanzato. Siamo nel territorio degli esperti. Ma anche se pensate che il vostro livello sia più basso, per favore, provateci. Provare non costa nulla. E in realtà potrete rendervi conto che magari conoscete alcune delle preposizioni mancanti. Capire il significato, quella parola, fine, ho dovuto consultare il vocabolario italiano. Per capire il significato di quella parola, alla fine ho dovuto consultare il vocabolario di italiano. Per capire esprime
un fine, uno scopo. Il significato di quella parola, senza un articolo, perché stiamo usando l'aggettivo dimostrativo quella. Alla fine è un'espressione fissa, sempre così, con l'articolo, alla fine. Vocabolario di italiano. Per esprimere l'argomento di un libro, un vocabolario, utilizziamo di, come il libro di geografia, il dizionario di francese, il vocabolario di italiano. Si è rifiutato partecipare riunione perché le sue idee sono diverse quelle suoi colleghi. Si è rifiutato di partecipare alla riunione perché le sue idee sono diverse da quelle dei suoi colleghi. Rifiutarsi di fare qualcosa. Partecipare a qualcosa. Ma attenzione, qui abbiamo bisogno dell'articolo determinativo. Partecipare alla riunione, partecipare all'evento, partecipare alla festa. Le sue opinioni sono diverse da quelle dei suoi colleghi. Essere diverso da qualcosa. Le opinioni dei suoi colleghi. Abbiamo bisogno, come vi dicevo prima, della preposizione di per esprimere possesso. L'ultima per il livello C1. Base nuove regole. Gli studenti devono iscriversi esami entro la fine mese. In base alle nuove regole, gli studenti devono iscriversi agli esami entro la fine del mese. In base a è un'espressione fissa che significa secondo. In base alle, perché stiamo parlando di qualcosa di specifico, le nuove regole. In base alle nuove regole, gli studenti devono iscriversi agli esami, iscriversi a qualcosa, iscriversi a un corso, iscriversi a un evento, iscriversi agli esami con l'articolo. Entro la fine del mese. Sto specificando la fine di cosa? Del mese con l'articolo. E adesso siamo arrivati al livello C2, il livello madrelingua, solo per coraggiosi, ma i Lernamici sono coraggiosi e quindi restate là. Detto questo, torniamo al livello C2. Tu riesci sempre mettere tutti proprio agio. Tu riesci sempre a mettere tutti a proprio agio. Riuscire a, come abbiamo visto prima, mettere qualcuno a proprio agio. Utilizziamo la preposizione a. Lo scrittore ha lavorato questo romanzo molti anni, prendendo ispirazione, tradizione popolare, suo paese.
Lo scrittore ha lavorato a questo romanzo per molti anni. Lavorare a qualcosa, lavorare a un libro, lavorare a un progetto. Per molti anni. Perché per? Perché ho utilizzato il passato prossimo, quindi significa che l'azione è conclusa. Lui nel passato, in quel periodo di tempo, molti anni, ha lavorato. Prendendo ispirazione dalla tradizione popolare del suo paese. Prendere ispirazione da qualcosa, in questo caso dalla tradizione popolare, quindi qualcosa di specifico, abbiamo bisogno di utilizzare l'articolo del suo paese. La tradizione di che cosa? Specificazione, quindi preposizione di. Ma suo paese richiede l'articolo, quindi la tradizione popolare del suo paese. Com'è andata? Adesso preparatevi all'ultima frase del test, anche se poi c'è quella un po' finale bonus. Però questa è l'ultima del test che determinerà il vostro livello di conoscenza delle preposizioni italiane. L'imputato è stato assolto. Accusa. Corruzione. Mancanza. Prove sufficienti. Se avete bisogno di più tempo, mettete in pausa il video. L'imputato è stato assolto dall'accusa di corruzione per mancanza di prove sufficienti. Essere assolto da una certa accusa. In questo caso con l'articolo dall'accusa, perché stiamo specificando di quale accusa si tratta. Ecco perché dopo utilizziamo la preposizione di, dall'accusa di corruzione, dall'accusa di furto, dall'accusa di omicidio. È stato assolto per mancanza, per esprimere una causa. Per mancanza di che cosa? Specificazione di prove sufficienti. Senza un articolo perché è generico, prove sufficienti in generale. Com'è andata? Quante ne avete sbagliate? Fatemelo sapere nei commenti. Sono molto curiosa, ma ricordate questa cosa non significa nulla, nel senso, significa che dovete fare più pratica con le preposizioni se ne avete sbagliate diverse. Va bene, ma è normalissimo, veramente. Le preposizioni danno difficoltà a tutti, qualche volta anche agli italiani. Se avete avuto dei dubbi sulla questione dell'articolo, quindi quando usare l'articolo determinativo, le preposizioni articolate e quando no, significa che avete bisogno di ripassare quell'argomento e io ho realizzato un fantastico video proprio su quello che potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione. Una guida completa all'uso o no dell'articolo determinativo in italiano. Detto questo, volevo soltanto ricordarvi di iscrivervi alla nostra newsletter se ancora non lo avete fatto, perché se selezionate il vostro livello al momento dell'iscrizione, infatti, iscriversi a, riceverete ogni settimana nella vostra casella di posta gratuitamente degli episodi di storie in base a preposizioni, in base al vostro livello, principiante, intermedio, avanzato. Ogni episodio presenta la storia dei protagonisti, ma anche spiegazioni grammaticali, approfondimenti, curiosità e esercizi.
quindi vale la pena. E in più ogni settimana vi mando anche delle curiosità, degli approfondimenti sulla lingua o sulla cultura italiana, quindi qualcosa che potrebbe, secondo me, interessarvi. Ho una frase bonus per voi. Questa è una frase di livello intermedio, quindi secondo me perfetta per più o meno tutti. Vediamo un po'. La farmacia non è lontana, negozio, abbigliamento, cui siamo stati, settimana scorsa. Sono stata forse un po' cattiva con questa, che sembra una frase apparentemente innocua e semplice. Vediamo. La farmacia non è lontana dal negozio di abbigliamento in cui siamo stati la settimana scorsa. Lo so cosa ho fatto. Allora, partiamo dall'inizio. La farmacia non è lontana dal negozio. Essere lontano da qualcosa. In questo caso stiamo specificando quale negozio. Ecco perché dopo c'è una D, negozio di abbigliamento, e quindi abbiamo bisogno di un articolo. Lontana dal negozio di abbigliamento. Non un qualsiasi negozio, proprio quello di abbigliamento. In cui siamo stati. Stare, che significa un po' trovarsi, essere in un luogo per indicare visitare quel luogo, quindi abbiamo bisogno della preposizione in prima del pronome relativo cui, che si usa solo con le preposizioni. E alla fine volevo un po' divertirmi, perché so che le espressioni di tempo causano sempre un po' di problemi con le preposizioni e effettivamente in questo caso sono stata un po' cattiva, perché settimana scorsa, così come mese scorso, anno scorso, non prende nessuna preposizione, ma solo l'articolo determinativo, quindi la settimana scorsa, il mese scorso, l'anno scorso. Spero che non siate caduti nella mia trappola, nel mio tranello. Se così fosse, vi chiedo scusa, ma è soltanto per migliorare il vostro italiano. L'unico segreto è cercare di memorizzare ogni verbo, ogni parola con la preposizione corretta, magari in contesto, e fare tanta pratica, possibilmente con madrelingua. Ma io non ho nessuno con cui parlare o fare pratica. Se vi va, potete acquistare un pacchetto di italiano intensivo, il nostro corso denso di ore di lezioni individuali. In realtà voi potete scegliere il pacchetto di ore che fa più al caso vostro. E cosa riceverete? Lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. Noi vi manderemo i materiali, noi vi manderemo i compiti, ve li correggeremo. Dovete soltanto presentarvi alla lezione e parlare. Questo è il segreto per padroneggiare una lingua. Poi non vi preoccupate, i nostri insegnanti alla fine diventeranno un po' i vostri amici. Quindi passate da questo link che vi lascio anche in descrizione e provate italiano intensivo. Detto questo, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, seguite Learnamo su tutti i social per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Con questo è tutto, io vi saluto,
Vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Fatemi sapere il vostro risultato nei commenti.